Oggi prepariamo un'altra ricetta di HelloFresh, cotoletta di pollo fritta alla palermitana con zucchine trifolate e patate al forno. Abbiamo come ingredienti petto di pollo, limone, prezzemolo, zucchine, formaggio a pastatura grattugiato, maionese, patate e pangrattato. Andiamo a vedere questi ingredienti, come ci sono arrivati. La parte, che deve essere mantenuta fredda è arrivata in questa borsa frigo ed è il pollo e il formaggio. Ecco qua, infatti ecco qui il ghiaccio per mantenerli fredde. Mentre invece in una busta di carta a parte è arrivato la restante parte degli ingredienti, in particolare il pangrattato, maionese e zucchine, prezzemolo e patate, in più un limone. In particolare le quantità sono le seguenti: per 4 persone 16 patate novelle, un limone, prezzemolo, 2, 4, 6, 8 bustine di maionese, 2 buste di pollo di 250 grammi l'una, 4 zucchine, 2 buste di formaggio duro da 40 grammi l'uno e 2 buste di pangrattato da 50 grammi l'uno. Adesso iniziamo con la preparazione. Preriscaldare il forno a 220 gradi o a 200 se è ventilato. Tagliate le patate a spicchi di 1 centimetro. Potete tenere la buccia, raccogliete in una ciotola e condite uniformemente con un cucchiaio d'olio. Ok, allora innanzitutto accendiamo il forno, mettiamo a 200 gradi. Poi innanzitutto dobbiamo, prima di tagliare le patate che a noi piacciono con la buccia, andiamo a lavarle. Facciamo così. Abbiamo dimenticato di dire che ci vogliono anche 2 uova che non erano uscite dalla confezione e noi fortunatamente abbiamo in frigo. Eccole qua. Quindi per completare questa ricetta occorrono anche 2 uova. Vediamo adesso cosa bisogna fare. Dopo aver tagliato le patate a spicchi, raccoglietele in una ciotola e conditele uniformemente con un cucchiaio d'olio. E voilà. Disponete su una teglia con carta forno. Un'altra fase: tagliate le zucchine a metà per il lungo e quindi affettatele a mezzaluna. Ah, si è spento, si è riscaldato il forno, possiamo infornare, dai. Ecco qui.
abbiamo detto 30-35 minuti, vero? Sì. Ok. Nel frattempo finiamo di tagliare le zucchine. Ecco qui le zucchine tagliate a mezzaluna. Dobbiamo prima scaldare la padella. A fuoco medio. 6 cucchiai d'acqua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettiamone 7 perché una è scesa un po' qui. Zucchine. Sei cucchiai d'acqua. 2 cucchiai d'olio. Uno e 2. 2 cucchiaini di aceto. Con il coperchio 6 minuti. 7 e 12, alle 7 e 18 dobbiamo scoperchiare e fare cuocere per altri 4 minuti. Alla fine salate a piacere, disponete dei piatti. Ok, tritare finemente il prezzemolo. Raccoglietelo in una ciotola. Diciamo più che finemente, questo è grossolanamente, se è una licenza poetica, diciamo così. Con il pangrattato, un pizzico di scorza di limone grattugiata. Variamo sempre chiaramente ogni elemento che ci è arrivato. Grattugiare il limone stando attenti a non intaccare la parte bianca che è amara. Il pangrattato, altrimenti chiamato panco. Il formaggio grattugiato, diciamo che il prezzemolo non è stato proprio triturato finemente, però va bene lo stesso, dai. Diciamo che per niente. In un'altra ciotola sgusciate un uovo ogni 2 persone, quindi noi siamo 4, 2 uova. Bisogna stare attenti a non far cadere i gusci d'uovo con il colore dell'albume e battere le uova. Mescolate energicamente. Adesso impaniamo il pollo. Sciacquiamo un attimo il pollo. Intanto stiamo perdendo troppo tempo qua
le zucchine, il tempo è passato, dobbiamo scoprire il coperchio. Aspetta un attimo che sto sciacquando il pollo, ecco qui. Copriamo la padella e facciamo cuocere per altri 4 minuti. Veramente non mi sembrano ancora cotte, questi zucchini non mi sembrano ancora cotti, forse è necessario fare cuocere ancora di più. Passa il tempo, sì, però forse è necessario fare cuocere ancora di più. Non le vedo cotte. Nel frattempo impaniamo il pollo. Per impanare prima nell'uovo e poi nel mix. Prima nell'uovo. Poi nel mix. Premere bene con la punta delle dita per fare aderire la panatura alla carne. Le zucchine ci vuole un po' più di tempo per cuocere, non è vero questi 6-7 minuti di cui parlavano loro, più altri 4, qua sono passati quasi 15 minuti e diciamo non sono proprio ancora cotte. Ora si iniziano a cuocere questi zucchini, anche se è passato veramente molto più tempo di quanto dicevano loro, probabilmente perché ho tagliato le fettine non proprio sottili e quindi c'è voluto più tempo, però adesso si stanno cuocendo. Facciamo un po' di ritardo sulla tabella di marcia. Io penso che adesso possiamo togliere le zucchine dal fuoco e impiattarle. Adesso abbiamo ultimato la cottura delle zucchine. Qua cosa ci dice? Togliete che alla fine salate a piacere, disponetene nei piatti, quindi saliamo a piacere, non troppo, un pizzico di sale, ecco qui. Disponiamo nei piatti. Utilizziamo la stessa padella per la cottura del pollo. Per noi basta così, facciamo riscaldare l'olio e poi cuociamo questo pollo. 4-5 minuti per lato. Già così. Sono le cotolette però. Adesso togliamo le patate dal forno che sono cotte. Eccole qui. Le saliamo e le impiattiamo. Questo intanto ho girato il pollo. Sì, più o meno 4-5 minuti da una parte hanno cotto e adesso anche da quest'altra parte stanno passando i 5 minuti.
Dopo bisogna disporre il pollo nei piatti con le zucchine e le patate. E poi possiamo aggiungere la maionese con uno spicchio di limone. Quindi procediamo a tagliare il limone. Mettiamo uno spicchio a testa dei diversi piatti e ognuno di noi avrà 2 bustine di maionese a disposizione che possono essere utilizzate o meno. Adesso possiamo impiattare il pollo. 1, 2, 3,